Ciao e benvenuti nel nostro On the Road negli Stati Uniti. In questa serie vi porteremo alla scoperta dei più bei parchi del Southwest, tra paesaggi mozzafiato, distese di roccia rossa, archi naturali e immensi canyon, e visiteremo, o meglio cercheremo di visitare, le iconiche città di Los Angeles e Las Vegas, ma avremo anche imprevisti, contrattempi e dovremo affrontare qualche difficoltà. Venite con noi nelle nostre avventure e disavventure e lasciatevi ispirare dalle bellezze di questi luoghi. Difficile a credersi, siamo già arrivati al penultimo episodio della serie, ma potete recuperare i video precedenti nella playlist in alto a destra in descrizione. Oggi ripartiamo alla volta della vera Arizona. Andiamo! Dopo aver passato la notte alla Monument Valley, ripartiamo alla volta di Page, Arizona. Qui abbiamo una prenotazione per il Lower Antelope Canyon che abbiamo effettuato con Dixie Lower Antelope Canyon Tours. Vi lasciamo il link in descrizione. Il biglietto è venuto $55 a persona, che poi con le tasse sono $145 in due. Considerate solo l'orario, perché l'Arizona non ha l'ora legale, per cui è un'ora indietro rispetto alla Monument Valley e allo Utah. E niente, il tour durerà un'ora e mezza e dopo avremo alcune altre tappe, sempre a Page. Rimanete con noi. Siccome siamo in anticipo per il nostro tour, facciamo una breve ma suggestiva tappa in una gemma nascosta di Page. Letteralmente dietro ad una stazione della Shell, tra le dune di sabbia, il sentiero non è segnato, troviamo la Big Lake Sand Cave, punto esatto in descrizione. Abbiamo appena fatto check-in per l'Antelope Canyon. Prima mi sono dimenticata di specificarvi che qualsiasi Antelope Canyon vogliate visitare o qualsiasi slot canyon nella zona è sempre obbligatorio fare un tour guidato con una guida Navajo, cioè non ci potete andare in autonomia. E a parte quello, nel caso del nostro tour probabilmente, cioè è possibile che i video non siano consentiti. Se questo fosse il caso vi mettiamo le foto ovviamente. Sono solo 33 gradi, andiamo bene, benissimo. Stiamo per entrare, da qui no più video. Come promesso, ecco una selezione degli scatti migliori. Sei milioni di anni in un minuto, ecco come si è formato l'Antelope Canyon. So the water represents the rain, and all that water will just soak into the ground. On a very windy day, wind will come around and start to deposit new winds, and new layers, and new layers, and new layers, and it'll repeat over and over and over and over and over. With the weight of the sand, when it gets wet, everything will start to press downward, and this is where the sandstone will start to solidify and petrify, sitting in the area for a long time. Around here, what we believe is we went through an uplift, and this is where the ground started to lift above the surface and started to expose all these different layers of sand, or wind came around and blew sand away from the sandstone. It started to then water will just act like a knife and it'll start to cut through the sandstone like this. So these represents the flash. The water will kind of cut through the sandstone and carve different layers and different shapes and different formations. Yep. So 100 million years in 2 minutes. Siamo appena usciti dall'Antelope Canyon, è stato bello, ci è piaciuto. Come ci aspettavamo era piuttosto stretto ma luminoso, mentre l'Upper Antelope Canyon dovrebbe essere l'opposto, più largo ma buio. E come vi anticipavo non era possibile fare video, per cui abbiamo fatto un sacco di foto che avrete visto. Adesso la nostra prossima tappa a Page è l'Horseshoe Bend e ci sono 31 gradi. Non vediamo l'ora, vi terremo aggiornati.
Ed eccoci nel parcheggio dell'Horseshoe Bend. Il biglietto viene 10 euro a macchina. Adesso iniziamo il percorso sotto il sole. Andiamo. Rieccoci con l'uno dei trekking o dei percorsi. Adesso stiamo andando verso l'Horseshoe Bend. Il percorso deve essere abbastanza breve, ma il caldo è molto intenso, quindi vediamo. Ci aggiorniamo dopo. Ciao! L'orario migliore per fotografare questo meandro a forma di ferro di cavallo del Colorado River va dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, quando il sole è alto e picchia. Il percorso è stato molto breve, 10 minuti e il panorama mozzafiato. Veniteci assolutamente. Ragazzi, eccoci arrivati all'appartamento di Paige. Qua c'è la camera da letto, tutto sommato no, non male, tutto normale. Qua possiamo vedere la zona cucina con frigorifero, microonde, anche qua tutto ok. Ma volevo mostrarvi il pezzo forte dell'appartamento, la doccia. Eccola qua, la doccia a lamiera. Voi avete mai visto una doccia del genere? Io no. Notate l'impianto idraulico, fantastico. Vabbè, l'importante è che funzioni, dai. Abbiamo lasciato Page per raggiungere l'ultimo parco nazionale che visiteremo in questo viaggio, il Grand Canyon South Rim. Venendo da Page, la nostra entrata sarà l'entrata est, che dovrebbe essere meno trafficata rispetto all'entrata sud. Infatti siamo un attimo preoccupati perché siamo nel weekend del Memorial Day e speriamo di non trovare troppo casino. Entrando dall'entrata est, la prima cosa che incontreremo sarà la Scenic Drive, che dovrebbe chiamarsi Desert View, essere lunga 37 km e va percorsa totalmente in macchina, e per cui ci fermeremo a diversi punti panoramici e vi porteremo con noi. Ed eccoci alla East Entrance. Ed eccoci sulla Scenic Drive del Grand Canyon. Prima tappa, Desert View Watchtower. Desert View Watchtower ci offre la prima vista sull'immenso Grand Canyon. Proseguiamo poi lungo la Scenic Drive attraverso altri incredibili scenari. Come ci aspettavamo, trovare parcheggio al Visitor Center è stato piuttosto impegnativo. Adesso abbiamo trovato e cerchiamo di capire se spostarci a piedi o in bus per i punti panoramici qui nei dintorni. Vi aggiorniamo. Ci stiamo dirigendo dal Visitor Center a uno dei punti panoramici più belli e importanti qui al Grand Canyon, ovvero il Mother Point. Abbiamo deciso di andarci a piedi perché tanto è solo 5 minuti di percorso, quindi andiamo a piedi semplicemente. Perché c'ha un tovagliolo in bocca quello scoiattolo? E dopo Fuerteventura, i nostri amati scoiattoli li ritroviamo anche qui.
Siamo allo Yavapai Point, questo punto è raggiungibile anche in auto, ma siccome oggi c'è casino, per non spostarla abbiamo fatto una fermata di autobus da Mother Point con la linea arancione e siamo arrivati così comodamente, così siamo più tranquilli. E sempre con la linea arancione raggiungiamo un altro punto panoramico che non si può raggiungere in auto, Yaqui Point. Siccome qui al Grand Canyon ci sono diverse linee dell'autobus che girano, vi lasciamo un link in descrizione che ve le spiega tutte bene una per una. Dopo pranzo, con la linea blu super affollata, attraversiamo il Grand Canyon Village fino all'Hermit Rest Route Transfer. Qui scendiamo solo qualche centinaio di metri nel canyon, lungo il Bright Angel Trail, che arriva fino al Colorado River. Eccoci sul Bright Angel Trail, come potete vedere la strada è questa, qua c'è un leggero precipizio, quindi non adatto a chi soffre di vertigini. Ma noi proseguiamo. Come aveva detto Ilaria in precedenza, faremo solo 200 metri, visto che non abbiamo neanche tanto tempo. Se venite qua al Bright Angel Trail, venite assolutamente almeno un pezzo in giù perché il panorama è veramente fantastico. Guardate. La coda per la linea rossa. Prendiamo la linea rossa che percorre la Hermit Road, che in estate non è accessibile alle auto, fermandoci ai vari punti panoramici. Il primo offre un'ulteriore vista dall'alto del Bright Angel Trail che abbiamo appena percorso. All'andata la navetta fa 9 fermate lungo altrettanti punti panoramici, questi che vedete sono i migliori secondo noi, ma al ritorno ne fa solo 3, per cui valutate bene il vostro percorso. Col percorso inverso ritorniamo alla macchina e questa volta usciamo dall'entrata sud. Ci fermiamo subito lì fuori a mangiare qualcosa, sì lo ammetto sono tornata al pollo, e poi arriviamo fino a Valle o Vale, non so come si pronunci, dove abbiamo passato la notte. Un bilancio del Grand Canyon? Sarà stata la folla, le vertigini, la stanchezza dopo 2 settimane in giro, ma forse ce lo stiamo godendo più adesso nel montaggio che di presenza. Comunque si tratta di paesaggi straordinari da vedere assolutamente se vi trovate in zona. Quello che possiamo consigliarvi è magari di evitare i weekend e i festivi e magari di non andare in altissima stagione. Questo video finisce qui, ma nell'ultimo episodio percorreremo un pezzo della Route 66 e ritorneremo a Las Vegas e Los Angeles, ovviamente con vecchi e nuovi imprevisti. Per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdervi il prossimo episodio. Alla prossima, ciao!